Stamattina stavo leggendo la chat del club di passione Inter dopo Inter Parma. Ad un certo punto, tra i tanti messaggi, ho letto un commento molto interessante del nostro Eugenio, un commento che mi sono appuntato e ve lo sintetizzo così. Alcune volte noi tifosi dell'Inter sembriamo un po' viziati. Il buon Spalletti che sta facendo benissimo con il Napoli, con un Inter grosso modo uguale a questa, non ti ha fatto vincere trofei e l'ultima sua qualificazione in Champions ce la ricordiamo come arrivò. Credo che noi sopravvalutiamo i nostri giocatori. Inzaghi può fare meglio, ma quel meglio per me significherebbe perfezione, visto i giocatori che ha a disposizione. Noi siamo una buona squadra, ma soltanto se andiamo a 1000 e se i titolari non saltano tante partite, come è successo nell'anno di Conte. Quindi rimaniamo con i piedi per terra perché fenomeni non ne abbiamo. Quello che deve fare la differenza è uno, ma per vari motivi è irriconoscibile. Questo è il messaggio che scrive allora il nostro Eugenio nel club di Passione Inter nel nostro server Discord. Un commento secondo me molto interessante, come dicevo l'ho sintetizzato, però è stato contestualizzato bene dal nostro Eugenio, poi durante tutta la discussione che abbiamo fatto, arrivava anche dopo una serie di considerazioni molto approfondite che abbiamo fatto durante la chiamata che facciamo fino a tarda notte nel post partita su Discord, ed è un commento che ha generato poi una lunga discussione, per me molto interessante. Da quello che sto leggendo, anche nei commenti su YouTube, su Telegram, possiamo notare una certa spaccatura in questo momento. Da un lato vedo un gruppo di tifosi molto critici nel post di Inter Parma, varie sfumature poi all'interno di questo gruppo. C'è chi è critico a prescindere su ogni cosa, c'è chi invece va giù netto in questo caso. Dall'altro lato invece c'è un altro gruppo di tifosi che invece si concentra sul risultato positivo ottenuto e mette poi della responsabilità soprattutto sui giocatori e sul livello della rosa. Voglio dirvi la mia, quindi non sono d'accordo con tutto quello che ha scritto Eugenio, quindi voglio condividere con voi la mia opinione e soprattutto ci chiediamo, chiedo a voi, lo chiedo anche a me stesso, quanto è giusto criticare questa Inter e soprattutto con quali toni è giusto criticare questa Inter dopo Inter Parma e devo dire anche dopo Monza Inter, vista la vicinanza di 2 partite dove, si è discusso molto anche delle prestazioni dell'Inter. Amiche e amici passioni interisti, quindi ben ritrovati in questo nuovo episodio di oggi. Vi chiedo subito un bel mi piace al nostro contenuto, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi subito al canale cliccando sul tasto iscriviti, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti. Oggi ci concentriamo su Inter Parma, appunto una partita brutta, una brutta prestazione sicuramente, dove abbiamo preso anche il classico gol della domenica, diciamocelo chiaramente, contro di noi arriva sempre un po' quel gol clamoroso, c'è stato anche ieri, all'interno di una prestazione ovviamente però non sufficiente. Alla fine però, a parte qualcuno che mette sempre il broncio per ogni cosa, è ovvio che il risultato finale comunque fa tornare un po' il sorriso, ci riporta un po', ad esultare e, per molti può mettere un po' di polvere sotto il tappeto, un po' di problemi li nasconde, diciamo. Per me però i problemi evidenziati ancora una volta non possono essere totalmente ignorati, anzi, è evidente che siamo e mi ci metto anch'io, comunque siamo dei tifosi molto esigenti noi, interisti tutti quanti, soprattutto è evidente che c'è molta pressione oggi sull'Inter, perché se guardiamo le ultime 10 partite abbiamo avuto 8 vittorie, 1 pareggio ed 1 sola sconfitta, eppure il clima che si respira anche nella chat, anche quando siamo live, è quello di una crisi totale, imminente e devastante che si sta per abbattere sull'Inter. Questo però è dovuto secondo me anche a quello che dicevo la settimana scorsa, ovvero che il grosso problema oggi è che ci siamo messi in una posizione in cui ogni minimo passo falso è veramente un problema per questa Inter. Questo dipende secondo me da 3 fattori. Un terzo, dipende dall'animo sempre autodistruttivo del tifoso interista, un terzo dallo scudetto buttato via l'anno scorso, un terzo dai passi falsi della prima parte di stagione che hanno minato nuovamente tante certezze. Devo dire che anch'io dopo Inter Parma sono stato e sono tuttora piuttosto critico. La mia però, come dicevo anche in diretta, non vuole essere una critica tanto per dare contro tutti, per cercare un colpevole, vendiamo questi, cacciamo l'allenatore, radiamo al suolo tutto.
Critico l'Inter oggi perché non penso sia giusto né utile far finta che non ci siano dei problemi e di ignorare quindi questi scricchioli, anziché metterli in luce ed affrontarli subito, quanto prima. La cosa che mi preoccupa in particolare dopo queste ultime 2 partite è che questa Inter dimostra ancora una volta, e su questo son d'accordo con quello che diceva Eugenio nel commento che abbiamo letto all'inizio, dimostra di aver bisogno di un gioco molto dispendioso, di una, costruzione anche della manovra che se non sei al top della condizione, se non sei con la squadra al completo o comunque con una squadra veramente in condizione fisica importante, lo abbiamo visto, non riesci a farlo questo tipo di gioco. E al top io intendo sia in termini di condizione fisica, quindi sia anche in termini di uomini a disposizione, di chi hai in squadra e di chi puoi schierare. Ovvio che contro il Parma era una formazione, sperimentale, una formazione B, più con dei problemi e ovviamente il gioco ne ha risentito. Ma se non riesci a fare il gioco, questo gioco al 100%, abbiamo visto che questa Inter si incarta e difficilmente poi vince delle partite secche o comunque può incappare in delle serate no. Questa volta siamo riusciti ad raddrizzarla, altre volte no. E invece io penso che nell'arco di un campionato debbano esserci per forza delle partite in cui, vinci anche in maniera sporca, magari anche non meritandolo pienamente o comunque non dando per forza il 110%, non perché puoi scendere in campo sottovalutando l'avversario, ma perché possono esserci quelle giornate nell'arco di un'intera stagione dove non riesci a rendere veramente al 100%. E se vuoi lottare al vertice, delle vittorie così sporche devono necessariamente arrivare. Questa invece è un Inter che secondo me, se non è al 100% con tutti gli uomini a disposizione, rischia di diventare molto prevedibile, perché, come sappiamo benissimo, mancano a questa rosa dei giocatori in grado di creare la superiorità numerica, mancano dei giocatori molto veloci da poter sfruttare in un certo modo, dei giocatori anche che decidono le partite da soli, magari ad averceli, questo vale un po' per tutti, ma soprattutto, quest'Inter ha un giocatore probabilmente che dovrebbe spostarti gli equilibri ed è Lukaku, che però non hai avuto praticamente mai a disposizione in questa stagione. Venendo meno questi elementi e con una condizione fisica non ottimale, sulla quale poi dobbiamo anche interrogarci sul come è stata fatta la preparazione in estate e poi il richiamo a dicembre, questo tipo di prestazioni e queste difficoltà secondo me poi fanno venire meno, tante certezze e tante convinzioni sulle quali ormai abbiamo visto che anche il mister comunque fa difficoltà a lavorare e a portare l'Inter ad un altro livello anche, di mentalità. Sul lungo periodo questo inevitabilmente per me è preoccupante, perché come dicevo nel club, io posso capire le difficoltà contro il Parma, posso capire che non si vinca in carrozza 4-0, perché chi si aspetta sempre perché giochi con una squadra più scarsa devi stare 4-0 dopo 30 minuti, probabilmente non sa come funziona il calcio. Però ecco, visti i tanti panchinari posso capire qualche difficoltà, però non è accettabile secondo me e sicuramente non è normale che contro il Parma, che con tutto il bene che gli vogliamo comunque occupa il sesto posto in Serie B, il primo tiro in porta arriva all'88° minuto. Non è assolutamente normale, per me, non è accettabile. Un dato, questo, che secondo me certifica meglio di tanti altri le tante difficoltà che l'Inter ha avuto e che ha riscontrato contro una buona squadra sì, ma lo ripeto, squadra che occupa il sesto posto in Serie B. Quindi io penso che se si continuano a dare alibi ed attenuanti senza critiche, ma critiche giuste, devono essere oggettive, non tanto per criticare secondo me, anche dopo questa partita si danno alibi ed attenuanti, il rischio poi ad un certo punto è quello di adagiarsi e, lo abbiamo visto anche l'anno scorso, con tutte poi le conseguenze del caso, dai 7 punti in 7 partite al Bologna, eccetera. Serve una reazione dal mister, ai giocatori, serve un'alternativa anche di gioco per le partite in cui non siamo al 100% della forma o troviamo un avversario con una buona fase difensiva che ci ingabbia. Ora si gioca ogni 3 giorni e abbiamo delle ambizioni ovviamente e giustamente molto alte. Io non son d'accordo che la rosa dell'Inter oggi sia come quella dell'Inter di Spalletti, soprattutto anche per la base da cui ripartiamo post scudetto, oltre che per il monte ingaggi più alto che per me certifica sempre delle ambizioni, differenti.
Però ecco, abbiamo dei margini molto ridottissimi adesso. Possiamo far bene a patto però che il punto più basso dal punto di vista della prestazione, sia stato già toccato e quindi da adesso si rimbalzi in alto per fare meglio. Fatemi sapere se siete d'accordo con me. Stasera poi in diretta alle 19:30, farò un focus sui singoli giocatori scesi in campo nella partita contro il Parma, perché sono stato criticato nei commenti per alcuni voti che ho dato nelle pagelle degli interisti in questo Inter Parma. Vi risponderò coi numeri, però vi porterò dei dati oltre che delle mie considerazioni aggiuntive sui singoli. Nel frattempo vi aspetto nel club di Passione Inter se volete sostenere il nostro progetto, se ci tenete a fare andare avanti la macchina di Passione Inter, www.passioneinter.club, per non perdervi neanche uno dei nostri contenuti e per sostenerci ed entrare a far parte della nostra community. Vi lascio poi in descrizione, per chi ci ascolta in podcast, un altro approfondimento da ascoltare subito, lo trovate qui sotto. Per chi ci segue da YouTube invece vi basta cliccare proprio qui.